Provenendo dalla Rambla, da Piazza Catalunya, si arriva poco dopo il Teatro del Liceu, svoltando sulla sinistra nella Plaza Real. La Plaza Real è una piazza che venne costruita intorno al 1850 e che voleva essere una piazza celebrativa dei re cattolici. Per questa piazza si studiò all'inizio un monumento dedicato a Ferdinando II. Ne venne installato un modello che non piacque alla cittadinanza, così che si decise di cambiare questo monumento con un altro e si costruì la fontana che vediamo sul fondo, che è chiamata comunemente la Fontana delle Tre Grazie. Questa piazza divenne alla fine dell'Ottocento, tra la metà e la fine dell'Ottocento, una piazza nella quale la alta società barcellonese si riuniva, perché qui abitavano tutte le migliori famiglie della città. Il rinnovamento della piazza e la fontana furono poste nel 1876. Nel 1878 venne dato un incarico dal Comune di Barcellona ad un famoso artista dell'epoca di realizzare dei lampioni per la piazza e per le vie della città. Questo artista, che aveva fatto anche dei lavori importanti nel teatro, doveva fare dei lavori importanti nel Teatro del Liceu, improvvisamente morì. Il municipio decise allora di dare l'incarico a un giovanissimo architetto, Antoni Gaudí. Si era laureato nel 1878, in realtà non aveva ancora ricevuto il titolo che a quell'epoca arrivava da Madrid, quando un mese prima ricevette l'incarico di progettare questi lampioni per la città. Un incarico diretto, evidentemente il suo talento doveva essere già conosciuto. Durante i suoi studi aveva collaborato con vari architetti, suoi maestri, insegnanti nella scuola di architettura. Da studente Gaudí aveva lavorato anche con Josep Fontserè, che era il capomastro, che stava facendo dei lavori molto importanti per il comune nel Parc della Ciutadella. Sappiamo che Gaudí aveva collaborato con lui, grazie forse anche all'intercessione di Martorell. Potrebbe essere che proprio questo sia stato all'origine di questo incarico diretto da parte del comune. Gaudí, allora molto giovane, aveva soltanto 25 anni, prende molto sul serio questo suo primo incarico. Prepara questo progetto, un disegno acquarellato, e a questo aggiunge una nota, degli appunti, un documento, nel quale fa una descrizione del lavoro che intendeva fare e oltre a sfoggiare anche tutte le sue conoscenze, che erano molto vaste, quindi fa un'introduzione sull'urbanistica in generale e passa poi alla descrizione dei materiali di questi lampioni che lui ha immaginato. I lampioni in realtà dovevano essere collocati in varie parti della città. Alla fine vennero collocati 2 lampioni in Plaza Real con un modello questo più articolato che adesso andremo a vedere, mentre altri 2 più semplici vennero collocati in un'altra piazza della città. I lampioni, come potremo vedere, sono collocati ai 2 lati della Fontana delle Tre Grazie ed è interessante leggere il documento che Gaudí allega al suo progetto e che lui intitolò Candelabro, appunti descrittivi del progetto di un gruppo di candelabri per piazze e viali della città di Barcellona. Il progetto appunto che venne accompagnato da un disegno acquarellato in scala 1:10 che ebbe grande successo perché venne collocato, incorniciato in una delle sale del comune. Cosa scrive Gaudí? Di voler realizzare un candelabro di nobile semplicità, senza scadere nel minimalismo, dando ad ogni parte l'importanza che richiede e assicurandosi che soddisfi rigorosamente le esigenze per cui è stato creato. Si è seguita con dovere di formalità la massima trasparenza nell'uso dei materiali, lasciandone completamente visibile la struttura e la disposizione, non potendo ammettere in alcun modo che uno strato di colore cercasse di creare l'illusione di materiali ed oggetti che non esistono e che le intemperie si premurano continuamente di far scomparire, mostrando il vero materiale a somiglianza della nudità del mendicante che si vede tra gli stracci.
quindi una grandissima attenzione ai materiali e studiò questi candelabri, questi lampioni, in modo da favorirne anche la conservazione nel futuro. Questi candelabri, questi lampioni richiedevano una manutenzione assolutamente semplici, erano facili da pulire. Vengono realizzati, sono dei candelabri a 6 bracci che avevano all'epoca anche sugli estremi dove sono collocate le lampade, le luci, i dispositivi per l'accensione, perché all'epoca c'era ancora l'illuminazione a gas. Di fatto poi con grandissima facilità questi lampioni sono stati trasformati da lampioni a gas a lampioni elettrici e in un certo senso quindi, come al solito, Gaudì è un tesignano di metodi di costruzione che sono in un certo senso innovativi e anche riutilizzabili, quindi un maestro come al solito in qualche modo del riciclo. Come notiamo, Gaudì usa sempre il colore. Questi lampioni sono policromi e questa policromia è molto curata. I lampioni hanno un piede in marmo, che è un marmo che Gaudì stesso descrive come marmo di Santa Cruz. La colonna ha il fusto, la base, i bracci e il culmine in ghisa. È collegata con la base attraverso questi 3 medaglioni di ghisa colorati di rosso e ornati con questi decori floreali. Vediamo pure che al di sopra della base, nella parte del fusto, ci sono delle foglie di edera. Salendo ancora a metà del fusto vediamo lo stemma della città di Barcellona. Se giriamo intorno al lampione vedremo che i 6 bracci sono collocati a diversi livelli. Questo per consentire l'aggancio in una superficie che era molto piccola. I bracci sono 6, non si sarebbero potuti agganciare tutti quanti uno accanto all'altro, quindi in realtà sono sfalsati. Dopodiché abbiamo la parte della lanterna con questo vetro che in origine era però di opale per favorire l'illuminazione più verso il basso, e la parte poi di opale che è stata sostituita con il vetro trasparente è coronata da una parte sempre in vetro di colore blu. Al di sopra di ogni lanterna ci sono come delle corone, mentre il culmine del lampione è costituito da un casco che è il casco del dio Mercurio. Il dio Mercurio raffigurato anche attraverso appunto questo casco alato e con questi 2 serpenti intrecciati con le fauci aperte. Il dio Mercurio era il dio del commercio e Barcellona, all'epoca già di Gaudì, ma anche nel suo passato storico, era un grandissimo centro commerciale. Nella Plaza Real siamo abbastanza vicini anche alla zona del mare, a quella del porto, e quindi c'è un riferimento alla città di Barcellona come città dei commerci. Questi lampioni di Plaza Real vennero costruiti nei laboratori di Eudaldo Puntí, laboratori molto rinomati all'epoca proprio per la preziosità dei lavori che lì venivano realizzati. Gaudì frequentava questi laboratori già da studente e lì aveva imparato tecniche artigianali. Seguì i lavori di questi lampioni in maniera meticolosa, stando dietro a tutti quanti gli artigiani che parteciparono alla realizzazione di questo manufatto. Dedicò ore ed ore ed ore a questo lavoro, perché voleva che venisse, come sempre poi farà nella sua vita, un lavoro ben fatto. Era stato stabilito il prezzo di questi lampioni, ma il grandissimo lavoro che richiesero e soprattutto l'altissima qualità dei materiali fecero sì che alla fine i lampioni costarono circa 516 pesetas più del previsto. Allora lui scrisse al comune dicendo che proprio in ragione del lavoro che era stato svolto c'era stato questo aumento, ma che lui era disposto a farsene carico ove vi fossero stati problemi con l'amministrazione. Quando Gaudì andò a redigere la sua parcella, quindi la fattura finale da dare al comune, con il suo solito senso dell'umorismo disse che per il lavoro che lui aveva svolto e per tutte le ore che aveva impiegato per seguire questa realizzazione, aveva guadagnato quanto un tecnico di fusione. Al momento in cui vennero inaugurati, questi lampioni ebbero un grandissimo successo.
Una delle riviste dell'epoca, una rivista satirica, pubblicò un articolo in cui appariva anche un'immagine ironica, in cui le tre grazie della Fontana compaiono come rannicchiate caricaturalmente, moge e vergognose, di fronte alla gagliardia di questi luminosi nuovi ospiti della piazza.